Revised economic data means that Italy will no longer be able to meet the 2.04% deficit to GDP ratio agreed with its European partners. What does this mean in terms of relations with Europe and also in terms of relations with markets? I'm meeting with the Finance Minister Giovanni Tria and I shall ask him. Quindi le richieste dell'Europa le vede eccessive? Ma, eccessive nel senso che è una regola, la regola va applicata, ma si discute. Però la sua applicazione sta danneggiando l'Italia e anche la possibilità di questo governo di in effetti realizzare tutte le promesse fatte durante le campagne elettorali. Sì, però diciamo, appunto, la regola andrebbe applicata, non penso che le regole vanno applicate in modo flessibile, le regole devono essere flessibili, che è un concetto diverso, nel senso che non si può andare avanti soltanto in regole, ma ridurre il debito pubblico italiano non è un problema dell'Europa, è un problema italiano, perché io dico che il debito italiano è sostenibile, non mette in pericolo nessuno, ma danneggia l'Italia. Noi cresciamo meno anche perché abbiamo un debito alto e utilizziamo molte risorse per pagare gli oneri sul debito invece di fare investimenti. Si può uscire da questo Quindi è un circolo peso vizioso per l'Italia. L'obiettivo di riduzione del debito non è un obiettivo perché è dettato dall'Europa, è dettato negli interessi dell'economia italiana e anche perché dobbiamo avere la fiducia di coloro che finanziano questo debito, quindi dei famosi mercati. Certo. Però i mercati guardano molto alla crescita anche, che rende sostenibile il debito. Ma l'Italia non offre grande crescita, parliamo di 0,2%. Ma noi dobbiamo lavorare, adesso è una fase particolare, congiunturale. Il nostro obiettivo infatti è di cercare di mettere il rapporto debito-PIL in una fase di discesa costante, intanto è stabile da anni, aumentando la crescita e ovviamente mantenendo un deficit basso, perché insomma 2% non è che sia un deficit esplosivo, certamente mantenendo il nostro surplus primario. Certo quest'anno è il primo anno di applicazione della strategia del governo, siamo imbattuti in questo rallentamento forte dell'economia che non è dovuto ai provvedimenti del governo che ancora non sono stati attuati e che quindi diciamo, si può imputare un po' a una maggiore incertezza del quadro politico, ma per una piccola percentuale del rallentamento. In genere poi le economie si muovono, ormai sono tutte interconnesse. Quanto incide le politiche nazionali? Le politiche nazionali incidono in misura limitata molto spesso sull'andamento delle economie, almeno nel breve periodo. Nel lungo periodo, certo, questo è molto più importante. Però ecco, la strategia di riduzione del debito è una strategia che passa attraverso il contenimento del deficit, ma soprattutto facendo investimenti, aumentando la competitività e aumentando il tasso di crescita. Ma per quanto riguarda chi sottoscrive il debito è pienamente sostenibile e sicuro, anzi rende molto. Per questo continuiamo ad avere una grande domanda del nostro debito. Quindi in un momento tra l'altro di cambiamento di politica monetaria internazionale con la Fed negli Stati Uniti ma anche l'ECB, la Banca Centrale Europea, qui in Europa che sta rivedendo la politica sui tassi di interessi, cosa cambia per l'Italia questo nuovo momento, congiuntura a livello di politica monetaria? Beh, è sempre una politica che è certamente favorevole perché mantiene i tassi di interesse molto bassi e negativi in molte parti d'Europa, per noi sono positivi e quindi per noi è più facile finanziare il nostro debito, anche se lo paghiamo più di altri paesi. Però appunto questo significa per noi è un onere, ma dal punto di vista storico ancora oggi, diciamo ancora in questa fase, i tassi di interesse che noi paghiamo sono sempre molto più bassi di come sono stati gli anni scorsi. Noi finanziamo un debito nel 2018, con tutti questi allarmi che c'erano sull'Italia, il costo medio del debito emesso nel 2018 era poco superiore all'1%. Quindi non è che è stato finanziato a tassi così elevati in realtà, tant'è che
il tasso medio sullo stock complessivo del debito continua a scendere, ormai intorno al 2,8%, sotto il 3%, quanto il rendimento medio del nostro stock, e continua a decrescere anche se abbiamo uno spread così elevato sul decennale, perché il costo medio di emissione dell'emissione del debito nel 2018 è stato poco superiore all'1%, quindi non vedo pericoli da questo punto di vista. Però se posso, quindi ultimamente il rendimento dall'inizio dell'anno soprattutto si è, come diceva, stabilizzato ed è senz'altro sceso rispetto ai picchi dello scorso anno, picchi comunque creati da programmi politici, anche toni dei leader politici italiani, soprattutto nel rispetto nelle loro conversazioni, diciamo, con l'Europa. Quindi iniziamo a vedere, secondo lei, un abbassamento così dei toni un po' più a cui la politica internazionale è abituata, e quindi questo immagino che la aiuterà nel suo lavoro. Ma dico, i toni sono cambiati, siamo sotto elezioni, c'è una campagna elettorale e non vedo toni particolari verso l'Europa, sono più toni alti all'interno, diciamo, sulla politica nazionale, ma al di là dei toni che sono stati utilizzati sull'Europa, l'accordo che è stato fatto con la Commissione europea l'anno scorso per il bilancio di quest'anno è servita a fugare questa idea che l'Italia o il governo italiano avesse come pensiero nascosto l'uscita dall'euro, è quello che ha danneggiato. Il governo ha sempre detto dall'inizio che non era un tema sul tappeto, diciamo, non si è mai discusso di questo, e che l'Italia fa parte dell'Europa e non mette in discussione l'appartenenza all'area euro. Però, diciamo, discorsi fatti precedentemente alla costituzione del governo ponevano questo dubbio. Secondo me l'importanza dell'accordo fatto con la Commissione europea, correggendo il deficit dal 2,4 al 2%, è consistito anche nel fatto che in questo modo il governo andava incontro a un costo politico interno, ma in questo modo dimostrava che non aveva nessuna intenzione di uscire dall'euro, altrimenti non avrebbe sopportato questo costo, diciamo, politico, e quindi la confusione si è diradata a questo punto, e quindi io dopo l'elezione mi aspetto un'ulteriore discesa dei tassi di interesse, però anche a questo livello, ecco, diciamo, la vera situazione del debito italiano, che è un onere per l'Italia, ma non mette in discussione, io penso che sia un affare per chi sottoscrive il debito italiano. Certamente non è un affare per l'Italia, però.